Salve gente, io sono Luca e in questo episodio del corso italiano avanzato volevo parlare della parola più brutta in italiano. Ovviamente, inutile dirlo, in questo video esprimerò il mio parere personale, faccio questa precisazione perché poi so già che ci sarà qualcuno che interverrà dicendo no, non è vero, non è quella la parola più brutta, ma che stai dicendo? La parola più brutta è un'altra. Ecco, ovviamente persone diverse hanno opinioni diverse. In questo video esprimo la mia opinione. Voglio fare questo video perché penso possa far piacere agli stranieri che studiano l'italiano sapere qual è, secondo me, la parola più brutta in italiano. Come vedete mi sono vestito di scuro perché la parola di cui voglio parlare è una parola triste. Quindi per me questa parola è brutta non perché suona male, ma perché l'associo a una grande tristezza, a una sensazione di tristezza, depressione. C'è una teoria della linguistica secondo cui le parole non sono tanto un veicolo del significato, quanto un qualcosa che attiva determinati stati mentali, determinate emozioni. Ecco, secondo me questa cosa è particolarmente vera per la parola di cui voglio parlare. La parola è ormai. Probabilmente questa parola la conoscete e probabilmente vi starete chiedendo ma perché questa parola è brutta secondo Luca? Come dicevo, secondo me questa parola è brutta nel senso che è triste, cioè io l'associo a un senso di depressione e tristezza, a un'emozione diciamo non piacevole. Quando io sento la parola ormai mi viene uno sconforto che voi non avete idea. Cioè una persona sta parlando, a un certo punto dice la parola ormai, io come sento la parola ormai mi sento... Cioè se io sto parlando con una persona e questa persona a un certo punto dice la parola ormai all'interno di una frase, per me è come sentire una botta in testa che mi abbatte. Mi sento improvvisamente sconfortato. Non è tanto il discorso del significato della parola ormai, che di per sé non è poi tanto brutto, è il fatto che io associo la parola ormai a determinate emozioni. Emozioni che sono collegate a un punto di vista piuttosto sconfortante. Di solito le persone usano la parola ormai in frasi di questo tipo. Nella mia vita avrei voluto fare tante cose, ma ormai sono vecchio e non posso più farle. Oppure, vorrei poter fare questa cosa, ma ormai è troppo tardi. Oppure, ormai non puoi più fare niente. Oppure, esempio tratto dalla vita reale, c'è un mio coetaneo che a volte mi dice Luca, sarebbe bello fare questa cosa, però ormai alla nostra età... Ecco, capite quindi che questa persona ha la mia età e dice ormai alla nostra età. Ecco, come vedete la parola ormai in questi esempi che ho fatto è associata all'idea che non c'è più alcuna possibilità, che è troppo tardi per fare qualsiasi cosa. Un punto di vista sconfortante, un punto di vista, se vogliamo, da falliti, perché comunque c'è sempre la possibilità di fare qualcosa. La parola ormai non mi piace perché è sconfortante ed esprime spesso un punto di vista da falliti, cioè da persone che si nascondono dietro delle scuse perché non vogliono fare qualcosa, dicono che è troppo tardi, che sono troppo vecchi, eccetera, eccetera. Questa parola non mi piace perché in sostanza è il contrario della speranza, della possibilità che in futuro le cose possano cambiare, la possibilità che un giorno le cose vadano meglio. Ecco, ormai uccide la speranza. E non so come spiegarvi questa cosa, ma se una persona fa una perifrasi senza usare la parola ormai, quello che dice non mi sconforta tanto quanto la parola ormai. Cioè, se una persona dice mi piacerebbe fare tante cose, ma in questo momento non credo che riuscirò a farle, ok? Questa frase esprime un significato simile a quello espresso dalla frase mi piacerebbe fare tante cose, ma ormai non posso più farle. Però a me personalmente la seconda frase, quella con ormai, mi deprime molto di più, perché come dicevo io associo la parola
ormai non soltanto un punto di vista, ma anche un'emozione di sconforto, di rimpianto, di rimorsi, rispetto ai quali non si può più fare niente. Ecco, spero che sia chiaro il motivo per cui secondo me ormai è la parola più brutta dell'italiano. Poi è anche vero che in determinati casi la parola ormai non ha una valenza negativa, ma ha un significato simile a quello della parola già, quindi per esempio ormai dovresti aver capito, oppure ormai dovresti aver imparato, oppure ormai dovresti saperlo. Ecco, in questi casi chiaramente la parola ormai non ha un valore negativo, ha un valore neutro. Diciamo che in generale questi casi sono più rari comunque, io direi che sono tipo il 10% di tutte le volte che viene usata la parola ormai. Di solito ormai viene usata con la valenza negativa del non c'è più la possibilità, è tardi, eccetera, eccetera. Qualche tempo fa avevo visto un video in cui si parlava della differenza tra ormai e già, solo che non mi sembrava che fosse spiegata questa cosa della parola ormai, cioè le associazioni alla parola ormai. Molti di voi probabilmente hanno imparato la parola ormai studiando la parola già e quindi hanno imparato la differenza tra ormai e già, quindi hanno imparato i casi in cui si usa ormai, i casi in cui si usa già. Però di solito non vengono spiegate queste sottigliezze, cioè queste associazioni della parola ormai. Ecco, spero che questo episodio del corso di italiano avanzato vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un fantastico mi piace qua sotto. Se avete voglia, condividete questo video con i vostri amici, parenti, con compagni di corso che studiano l'italiano. Volevo dire anche altre cose, ma ormai è troppo tardi. Ok, vabbè, era una battuta mal riuscita. Ecco, questo è quanto. Detto ciò, vi saluto. Che l'italiano avanzato sia sempre con voi.